Benvenuti su Stelle Turche Rivelate, dove la musica di una serata elegante scivola come seta sulle pareti e il sussurro di un solo istante può cambiare il ritmo di due cuori. Il video che ha incendiato la notte inizia proprio così: luci soffuse, archi che si allungano nell'aria, un corridoio di riflessi dorati, e poi un taglio improvviso, quasi un colpo di forbice sulla colonna sonora. 4 battiti di musica, 4 onde che montano, e poi il silenzio. Lì, al centro di quell'attimo sospeso, 2 profili che tutti conosciamo. Erkan Merik, con gli occhi attenti ma in tempesta, e Azal Suba, il volto illuminato da un'ombra che non è tristezza, non solo. Un gesto, una parola, un respiro in bilico. E quel no limpido come un cristallo appena spezzato. Nessuno capisce subito di cosa si tratti. È un rifiuto? È una difesa? È la linea rossa tracciata tra passato e presente? I fan ricuciono frame, rallentano il video, cercano labbra, sguardi, mani. Qualcuno giura di vedere una piccola scatola scura intravedersi tra le dita di Erkan, poi sparire come un sogno che non vuole farsi ricordare. Altri sostengono che fosse solo un portachiavi, un dettaglio senza significato. Ma quello che non si può discutere è la vibrazione di quella sillaba, quel no pronunciato da Azal come si chiude una porta con grazia, senza sbatterla, ma con la fermezza che trasmette la scelta. E la sala, catturata dalla cameria indiscreta di un invitato, diventa un teatro in cui la musica arretra e lascia spazio agli occhi. Perché proprio adesso? Si chiede il popolo affezionato a questa storia che pare scritta dagli sceneggiatori più audaci. Erkan e Azal non sono nuovi alle maree dell'attenzione. Si sono trovati e persi in una luce che è insieme avvolgente e spietata. C'è stato il tempo dei set condivisi, dei ciak che sembravano carezze, delle interviste tenute con il respiro corto. C'è stato il tempo del silenzio, delle strade che sembravano divergere anche quando i cartelloni dei cinema li riportavano nella stessa borgata di sguardi. C'è stato il tempo dei like misurati e delle foto che parlavano in filigrana. E poi, adesso, questo video. Un ritorno di musica, una serata con i calici d'argento, una distanza che sembra un passo, anzi 2, e quel no che accende l'incendio delle domande. Gli amici presenti raccontano di una festa di fine riprese, una celebrazione non ufficiale, la classica notte in cui i traguardi si misurano con una risata e una canzone. Dicono che Erkan sia arrivato con la calma di chi sa di dover attraversare un fiume senza bagnarsi la giacca. Dicono che abbia salutato tutti, stretto mani, premuto sorrisi. Azal, dicono, è arrivata un po' dopo, con un vestito di quelli che fanno pensare a un'estate eterna, e un sorriso che appartiene a chi ha imparato a proteggersi. Per un'ora buona, nulla di insolito, battute leggere, foto attente, saluti soft. Poi, all'improvviso, la musica si apre come un sipario, l'orchestra immaginaria fa 4 passi e si ferma. E lì, in quel varco, le loro traiettorie si incrociano. Non è una proposta, dicono alcuni. Non realmente. È una richiesta più sottile. Prendiamoci un caffè, ma senza i fantasmi. Ricominciamo da un pezzo alla volta. Erkan, in piedi, incline a non pesare le parole. Azal, seduta, con la postura di chi pensa ai dettagli. Il no non sarebbe allora un rifiuto di lui, ma un rifiuto del modo. No a ciò che ritorna come prima, no alla fretta, no al racconto che non ascolta le cicatrici. Eppure, in quell'inquadratura rubata, il no si sente nudo, e la rete lo veste come vuole. C'è chi lo colora di definitivo, chi lo appunta come un punto e virgola. Perché in amore i segni di punteggiatura non sono mai uno soltanto. Nei giorni successivi, le storie social di entrambi si fanno criptiche. Erkan scrive che i fiumi trovano il mare con ostinazione, e l'ostinazione è una virtù che gli conosciamo bene. Azal pubblica un raggio di sole su un davanzale e aggiunge che la luce sceglie sempre dove posarsi. Tra i commenti, un coro che si divide, ma non si disperde. Alcuni implorano un ricongiungimento, altri incitano a una pace separata. Tutti chiedono almeno una verità che abbia il coraggio di restare. Ma la verità, quando si tratta di loro due, vive di sincronie delicate. E così, mentre il video continua a correre tra blog e chat, le voci si moltiplicano più veloci dei passi. C'è chi giura di averli visti parlare di nuovo, in un caffè discreto all'angolo di una via che non tradisce nessuno. 2 tazze, una senza zucchero, una con una briciola di dolcezza a metà. Lo sguardo di Erkan, dicono,
È quello di chi si misura con i tempi lunghi, quello di Azzal, di chi non vuole più farsi dettare l'ora. L'eco del no ritorna, ma muta tonalità. Non è più uno scudo, diventa un invito a riscrivere le regole. Se deve essere, dicono i testimoni immaginari che abitano la nostra voglia di lieto fine, allora sia con parole nuove, con lentezza gentile, con le mani che rimangono aperte, pronte ma non esigenti. Eppure, ogni speranza porta con sé la paura di ferirsi ancora, e ogni promessa suona più vera se sa contenere anche una via d'uscita. Le agenzie tacciono, i portavoce parlano con frasi che sembrano specchi, riflettono ma non attraversano. E noi, che su Stelle Turche Rivelate vi raccontiamo i fremiti di questa storia, ascoltiamo i rumori di fondo. Si mormora di un progetto che li vorrebbe di nuovo vicini, uno schermo, una trama, un set che ha bisogno di un'alchimia difficile da recitare se non la si conosce sulla pelle. Si dice che Erkan abbia chiesto soltanto di poter leggere l'ultimo atto, che Azzal abbia domandato di scegliere le scene del cuore. In mezzo, produttori che accarezzano l'aria come si fa con le corde tese. Sanno che basta una nota fuori posto per stonare tutto, e sanno che certe note, quando arrivano, si ricordano per anni. Ma torniamo a quella notte, al frame in cui tutto precipita e al tempo stesso si sospende. Rallentiamo ancora. La musica sale, una volta, 2 volte, 3 volte, 4. 4 onde, come 4 stagioni della stessa storia. Poi il taglio. Le labbra di Azzal si muovono appena, le spalle di Erkan fanno un mezzo passo indietro, come un attore che capisce di dover riscrivere la battuta. Il no arriva senza rumore, ma la sala reagisce come reagiscono le sale quando una vibrazione cambia la geometria. Qualche sguardo si abbassa, qualcuno beve in fretta, qualcuno ride troppo forte. È un linguaggio che tutti conosciamo. È il linguaggio delle cose importanti quando accadono davanti agli altri e ti chiedono di restare integro. C'è chi ha raccontato di aver sentito subito dopo una frase cortissima, che non è finita nel video. Allora ascoltiamo. Una frase che, se c'è stata davvero, dice tanto. Perché un no seguito dall'ascolto non chiude, apre un varco. Erkan, in quel varco, sembra scegliere la pazienza. Azzal sceglie la coerenza. Non c'è colpa, non c'è torto. C'è la dignità di 2 persone che sanno quanto costi imparare a non farsi male, e quanto valga farlo. E forse è per questo che il pubblico li ama ancora, anche quando li immagina lontani. Perché dentro questa distanza c'è un modo di rispettarsi che non è scontato, soprattutto sotto questi riflettori. Intanto, sui profili degli amici comuni, compaiono dettagli che sanno di indizi ma potrebbero essere semplici casualità. Una canzone che parla di ritorni lenti. Una foto di un tramonto con 2 gabbiani che non volano allineati ma si tengono d'occhio. Una mano che sistema una giacca prima di uscire di scena. Tutto ci spinge a domandare se un capitolo stia iniziando mentre credevamo che si fosse appena chiuso. Eppure, i capitoli veri non hanno titoli fino a quando non li scrivi fino in fondo. Forse il titolo giusto adesso è questo, aspetta. E forse la parola chiave è ancora quella sillaba piccola e potentissima che ci ha lasciati senza fiato. No. No a cosa, esattamente? No a ripetere gli errori, no alle etichette affrettate, no all'idea che l'amore o è tutto o non è niente, no alla paura che corre più veloce della fiducia, no a chi scambia il rumore per verità. E intanto, un sì nascosto potrebbe essere lì, quieto, pronto a germogliare quando il terreno sarà meno duro. Se c'è una lezione possibile in questo frammento rubato, è che le storie che contano non hanno bisogno di gesti grandiosi per essere vere. Hanno bisogno di 2 persone che, anche nella confusione, scelgono parole precise, anche quando pesano. E quando la musica torna, perché tornerà, forse non avrà più bisogno di 4 onde per farsi sentire. Basterà un accordo, e 2 passi che si guardano senza fretta. Mentre parliamo, i telefoni continuano a vibrare con nuove ipotesi. Alcuni eventi in agenda accennano a presenze che potrebbero incrociarsi di nuovo. Un festival, una premiazione, una conferenza in cui i posti a sedere sembrano disegnati apposta per creare coincidenze. Se accadrà, saremo qui per raccontarvelo, ma senza dimenticare che dietro i riflettori ci sono respiri veri, limiti veri, desideri che non si fanno addomesticare da un algoritmo. E in questo spazio, in cui la curiosità incontra il rispetto, possiamo permetterci di aspettare senza forzare, di osservare senza invadere, di raccontare senza inventare ferite. Così, rivediamo il video un'ultima volta, con gli occhi meno affamati e il cuore un po' più quieto.
La musica scorre. 1, 2, 3, 4. Un taglio. Due figure che si ritrovano e si misurano. Un no detto come una promessa di non tradire se stessi. E poi una pausa che non è un addio. Ci sono storie che nascono per restare in bilico, e in quel bilico si allenano alla verità. Forse questo è il loro modo di dirci che non hanno fretta di mettere un punto, e noi possiamo imparare a convivere con la virgola. Perché certe frasi, per suonare bene, hanno bisogno di respirare tra una parola e l'altra. E se domani, per caso, li vedrete camminare fianco a fianco, non fate rumore. Lasciate che il suono dei loro passi trovi il proprio ritmo. Se invece li vedrete lontani, non date per scontato che lo saranno per sempre. Le strade non si misurano in metri, si misurano in abitudini che cambiano. Erkam Merik e Azal Suba hanno già dimostrato di saper navigare tra le mappe che si cancellano e si ridisegnano. E qualsiasi sia la rotta che sceglieranno, la riconosceremo da come sapranno guardarsi, anche da lontano, con la stessa cura che si è intravista perfino in quella sillaba tagliente. Qui, su Stelle Turche Rivelate, vi lasciamo con un'immagine che vale più di 1000 ipotesi. Due respiri che provano a incontrarsi senza soffocarsi. La musica, per stasera, resta spenta. I riflettori si assottigliano fino a diventare stelle. E noi, mentre chiudiamo questa pagina di attesa, custodiamo quel no come si custodisce un segnalibro tra le pagine preferite. Non indica la fine, indica la pausa. E in quella pausa c'è tutto lo spazio per tornare, cambiare, scegliere. A domani, se ci saranno nuove onde da contare. E se non ci saranno, resteremo qui, con la pazienza che meritano le storie che non vogliono somigliare a nessun'altra.